Esiste una baia nel cuore delle Filippine dove si può tornare indietro nel tempo e avventurarsi tra alcuni dei relitti più spettacolari al mondo. Vieni con me a Coron per scoprire il passato sottomarino di quest'isola sorprendente e ancora poco conosciuta. Sono pronta per Coron. Sono arrivata a Coron e adesso vado un po' in esplorazione del centro della cittadina. Prime impressioni di Coron: mi sembra che abbia sofferto parecchio dai tifoni, molti dei palazzi sono crollati, il porto sembra essere inesistente, le strade sono distrutte, i marciapiedi non esistono, quindi faccio un po' fatica a camminare per strada. Buongiornissimo da Coron, oggi sveglia presto, sarà una giornata molto intensa, giornata di diving, farò 3 dive, di cui 2 saranno in 2 relitti. Sono venuti a prendere con il pulmino. Eccoci qui, siamo partiti, adesso abbiamo un'ora di navigazione per arrivare al primo diving spot che sarà un reef. Il tempo non è dei migliori, tanto siamo sotto l'acqua, quindi Tornati in barca dopo la prima immersione, era tempo di prepararsi per un'avventura ancora più grande, immergersi nelle profondità del mare per andare a scoprire dei relitti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944, precisamente il 24 settembre, degli aerei americani volavano su questa zona, nel golfo di Coron. Pare che dovessero tornare alla base velocemente e videro una serie di barche giapponesi, quindi decisero di bombardare le barche nel più breve tempo possibile e nel giro di 15 minuti riuscirono a battere una cosa come 9 o 10 barche in 15 minuti, è assurdo. Incredibile pensare che qui sotto c'è un relitto. Pronti per il relitto? Ready? This is our last dive. It's Morazan Maru. This one is an auxiliary cargo ship. Simpson sank September 24, 1944 during a World War II. It's on the bottom, it's 25 meters. At the top, it's like 14 to 12 meters. This ship, it's flying starboard side. We're gonna going down, follow the line. If you don't follow the line, you lost the wreck, you lost the dive. And then we're gonna go inside. We're gonna continue all the way here to the second cargo. And then we're going out, and then we go inside again to the bridge area. Then we're going out here, we see the mast, and then after that, we're gonna go inside towards the ventilation area. And then you can see their steering wheel again. You can see the boiler. This one running by steam engine. Like Titanic. Yeah, like a Titanic. Charcoal. And then we're gonna go behind to the boiler, go inside one by one. I will pointing you there. They have lots of bricks. They have a name on it, like Howland, JP, or something. Then we turn around again. We come back to the engine room. Then we're gonna go swim to the third cargo hold. Then we go to the fourth cargo hold. And after that, we're gonna going up. Then we swim all the way here to the bridge area. And then we swim at the top because at the top it's more corals and hard corals at the top. And then after that, we're gonna going back to the line. Then we're gonna going.
finito il terzo dive della giornata, fa un po' freddo, ci hanno dato dell'acqua calda da bere, ma veramente veramente figo. Era una barca enorme, un cargo, quindi c'erano degli spazi incredibilmente grandi, era buio dentro e quindi anche un po' pauroso, molto molto impressionante. Hello. Hello. What's your name? Roel. Okay. Ready for the anchor? Yeah. Yeah. I can help you. Can I help you? Hey, cheers for a great day. Have a great buddy. A cold buddy. Mi sono un po' ripresa dopo questa giornata infinita di immersioni. Adesso sto raggiungendo a cena 2 amici che ho conosciuto ieri e ho appena conosciuto un'altra ragazza in stanza in ostello e l'ho invitata a cenare con noi, quindi saremo un bel gruppo. Questa è la cosa bella degli ostelli, che conosci gente random e così ci vai a cena insieme. Buongiorno, oggi non mi sento molto bene, devo dire che le 3 immersioni di ieri mi hanno un po' stancata, più l'aria condizionata stanotte mi ha proprio dato il colpo finale, quindi sono un po' raffreddata, mi fa male la gola, il tempo non è dei migliori, sto addirittura indossando una giacca e oggi sarà una giornata impegnativa perché farò un tour di un giorno intero e domani ho una giornata importante perché farò un training di freediving e vorrei stare in forma, quindi non so se evitare di andare oggi in barca, però non voglio neanche perdermelo e oggi è l'unico giorno. Che faccio? E secondo te cosa sarebbe meglio, fermarsi o continuare l'avventura? Vieni a scoprire cosa ho deciso di fare nel prossimo capitolo, tra una settimana. Intorno al 2010.